Ciao ragazzi, qui Gaetano Martelli per un altro fantastico episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi vi porterò a conoscere le città più belle e particolari del Marocco. Eccoci qui per un'altra fantastica avventura sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi mi trovo a Ouarzazate, a circa 200 km da Marrakech. Questa piccola cittadina dove si trova uno dei patrimoni dell'UNESCO più importanti e più belli, dove indovinate hanno girato due film famosissimi, Il Gladiatore e la famosissima serie televisiva Game of Thrones. Il posto si chiama Ait Ben Haddou ed è patrimonio dell'UNESCO ormai da oltre 30 anni. Andiamo e perdiamoci per i suoi vicoletti. In questo momento sono arrivato nel punto più alto del villaggio di Ait Ben Haddou e la vista che si apre qui dinanzi a me è una cosa incredibile, guardate. Continuiamo, scendiamo giù e dirigiamoci verso l'ingresso. Di questo viaggio alla scoperta del Marocco sono arrivato a Marrakech. In questo momento sto camminando per le strade della Medina. Ossia la Medina sono tutte le strade del centro storico, la parte più antica di Marrakech, dove ci sono tutti questi negozietti e come vediamo, aspetta un attimo, ogni tanto mi devo fermare perché qui all'interno di queste stradine piccolissime vediamo motorini, vediamo carri con asini, cavalli, passa di tutto e di più qua, non c'è alcun tipo di regola in queste zone. La cosa che subito ti stupisce e ti fa innamorare di questo posto sono soprattutto i suoi colori. Vediamo questi negozietti di spezie con qualsiasi tipo di spezia di colore differente, oppure tè, perché qui in Marocco è famosissimo il tè che bisogna berlo caldo perché ti aiuta a combattere il calore del clima, perché qui a Marrakech abbiamo un clima che arriva fino ai 40 gradi anche di questo periodo. Comunque continuiamo il giretto per le sue stradine, andiamo a visitare un po' questo posto che sembra bellissimo. Le stradine di Marrakech siamo arrivati in un vero e proprio mercato delle spezie, un mercato unicamente destinato alle spezie. Come vedete alle mie spalle qui tutto intorno a me a 360 gradi ci sono spezie ovunque di qualsiasi tipo e la cosa più bella a perdersi in queste stradine sono gli odori, degli odori unici che non potete sentire da nessun'altra parte del mondo ma potete sentire solo qui in Marocco, e sono gli odori più belli e più particolari che poi ti faranno ricordare sempre di quel posto. Continuiamo, guardate qui. Dopo una lunghissima passeggiata tra le caldissime e sovraffollate strade della Medina mi fermo
in un ristorante locale. Come vi dicevo, la mia vita è abbastanza strana perché io la maggior parte dei viaggi sono in alberghi di lusso con il massimo dei comfort, però mi piace mangiare nei posti di strada dove le condizioni igieniche di solito sono pessime, per provare ad assaggiare i cibi locali. In questo momento l'amico dietro sta facendo sulla piastra un po' di pollo, il riso, delle verdure. Mi mantengo molto basico perché il cibo qui lo vedo abbastanza pesante e speziato, quindi voglio andare ancora sul sicuro per il momento. Buon appetito! Sono arrivato a Jameh Al-Fna, la piazza principale, il mercato più popolare e il punto più caotico di Marrakech. Possiamo vedere questi fakiri che con i loro strumenti fanno muovere questi cobra e li ipnotizzano. Possiamo vedere anche tutti questi mercati che vendono frutta e qualsiasi tipo di dolce locale. Ma la differenza è grandissima perché di giorno, come vedete alle mie spalle, è vuoto. Invece di notte qui è tutta un'altra atmosfera. Volete vedere com'è di notte? Guardate! E questo è lo scenario completamente diverso che si vede la notte nella piazza centrale di Marrakech. Come vedete alle mie spalle è pienissimo di bancarelle, la cosa più assurda, 365 giorni all'anno, dalle 8 di sera che le montano, le staccano a mezzanotte, il giorno dopo è tutto pulito. E così giorno dopo giorno, fantastico. Facciamoci un giro e mangiamo qualcosa nei mercati locali. A parte il fuoco che mi arriva in faccia, ma mi sono seduto in uno dei mercati locali, tutte queste tende che si sono aperte la notte. Sono qui in compagnia del nostro Adriano e stiamo mangiando un po' di cibo di strada. In questo momento stiamo mangiando delle melenzane, della carne non identificata, se è spirini di carne penso sia lemba, agnello, se lo spero, almeno il couscous con le verdure, pane che non può mancare mai, e ho proprio la brace di faccia, guardate. Ci godiamo una vera e propria esperienza marocchina per quanto riguarda una cena. Ciao ragazzi! Lungo la costa atlantica del Marocco, lontano dal caos di Marrakech, si trova questa piccola cittadina portuale. Il nome antico è Mogodar, il nome moderno invece è Essaouira ed è una destinazione da visitare assolutamente se venite in Marocco perché è il porto principale che collega l'Africa all'Europa. Adesso siamo al centro della Medina e ci perdiamo tra i suoi vicoletti. L'ambientazione che si respira, che si vive all'interno di questi vicoletti è molto europea, infatti dai colori quando veniamo all'inizio, questo bianco e questo blu, sembra molto di stare in qualche piccola cittadina sul mare della Grecia, su qualche bella isola. Questo è uno dei vicoletti proprio che rappresenta l'artigianato in Marocco. E quale prodotto migliore se non i tappeti? Ci sono questi tappeti delle grandezze anche di 10, 20, 30 metri, impressionanti. Andiamo, vi faccio vedere come sono esposti
sulla destra e sulla sinistra. Una delle cose che più attrae i turisti nel Marocco sono i colori, perché questi non sono i soliti tappeti che usiamo in Italia, ma sono tappeti super colorati, anche fatti di materiali molto morbidi e diversi. Vendono qualsiasi tipo di pescato, più impressionante tipi di pesci che si vedono, addirittura ci sono anche degli squali bianchi e degli squaletti piccoline. Qualsiasi tipo di pesce volete mangiare potete venire qui, e la cosa interessante, lo comprate direttamente dalle bancarelle che lo vendono, e ci sono i ristoranti alati sotto i porticati che te lo cucinano fresco al momento, quindi direttamente dal pescato al cucinato. Questa è la parte più caratteristica. Al di fuori delle mura della città esiste completamente un altro mondo, dove possiamo trovare tutta questa gente che vende pesce fresco. I pescatori tirano le reti, le portano qui sul porto e vendono il pesce ai turisti e alle persone locali. Gli odori sono fortissimi, però tutta l'ambientazione è super caratteristica. È la prima volta in vita mia che vedo un porto così pieno di barche, così pieno di persone, pesce ovunque, che è una cosa bellissima. Non posso esprimere l'emozione che sto provando in questo momento. Queste barche con più di 100-200 cassette dove all'interno si mette tutto il pesce che portano direttamente sul porto. Non so neanche le persone come facciano a muoversi su queste imbarcazioni, perché sono ricoperte dal 90% di reti, residui del pesce tra gabbiani e gatti. È un'atmosfera magica, un'atmosfera unica. Queste cose le trovate solo sul canale Loud Travelers. La città, ricoperta da tutte queste mura costruite dai francesi quando invasero questa piccola cittadina, era divisa in 3 quartieri: la Mellah, che è il quartiere ebraico, la Casbah, che è la parte più antica della città, i quartieri più antichi, e la Medina, tutte le strade principali che poi arrivano dall'altro lato, dove troviamo il Porto Vecchio, uno dei posti più belli in assoluto. Ragazzi, questa è una destinazione da visitare assolutamente se venite in Marocco. Behind you, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of rainbow, so fitting in the sky. I also want the faces of people run by, and I don't know. And I think to myself,